Spesso, quando ci mettiamo a fare cardio, il nostro pensiero corre immediatamente verso il bottone di emergenza da premere per far fermare il tappeto. Il respiro affannato, la fatica che si fa sentire in ogni fibra del corpo, la mente che si distacca e si perde nelle luci rosse del tempo che scorre. È un'esperienza che la maggior parte di noi considera noiosa, un sacrificio fisico che forse porta a un risultato finale, ma che raramente viene vissuto come qualcosa di significativo mentre accade. Eppure, in un mondo che corre sempre più velocemente, dove siamo continuamente bombardati da stimoli e aspettative esterne, trovare il ritmo giusto per ascoltare noi stessi durante l'allenamento è in qualche modo una forma di resistenza. È in questo contesto che l'uomo che cammina di Jiro Taniguchi entra in scena, offrendoci una nuova visione di ciò che può essere in movimento, sia fisico che mentale. Nel manga il protagonista non corre, non ha fretta, cammina. Ogni passo che compie è un atto di riflessione, di fermarsi in un mondo che sembra andare troppo veloce. Mentre si sposta attraverso la città, ogni angolo e ogni persona che incontra lo spingono a interrogarsi su se stesso, sulla sua vita e sul contesto che lo circonda. Camminare non è solo uno sforzo fisico, ma una forma di meditazione che ci permette di staccarci dalla frenesia quotidiana. Non c'è bisogno di arrivare da nessuna parte. Il valore sta nel camminare stesso, nel vivere il momento presente. Allo stesso modo, durante una sessione di cardio, spesso ci sentiamo persi, separati dal mondo esterno. Ogni passo sul tappeto, ogni respiro che si fa più profondo, ci allontana da ciò che non riguarda noi. Il cardio diventa un momento di introspezione, in cui ci fermiamo, anche se stiamo correndo o pedalando. Come nel manga, fermarsi non vuol dire restare fermi, è un fermarsi mentale, un rallentare il caos dentro di noi per dedicarci alla nostra essenza. In un mondo che spesso non ci ha insegnato davvero a prenderci cura di noi stessi, il momento dell'allenamento ci offre un'opportunità unica per farlo. In palestra, così come nel cammino del protagonista, possiamo finalmente essere noi, senza dover dimostrare nulla a nessuno, lontani dalla corsa incessante verso un ideale esterno che la società continua a imporci. Nell'opera il protagonista è un uomo qualunque, non sappiamo il suo nome né tantomeno cosa faccia nella vita. Questo lo rende in qualche modo simile a ognuno di noi. Camminando attraverso la città, il lettore non può fare a meno di riflettere su quanto siano piccoli e insignificanti i dettagli della nostra vita, quando li guardiamo dal punto di vista di un mondo così grande, così vasto, che sembra non avere posto per tutti. Ma ciò che l'uomo che cammina ci suggerisce è che, proprio come il protagonista che si trova in una città indifferente, anche noi possiamo scegliere di attribuirci un valore diverso, al di là della frenesia del mondo esterno. Non è il giudizio altrui o la visibilità sui social che definisce chi siamo. Siamo noi, attraverso i nostri passi, i nostri respiri, a dare un significato alla nostra esistenza. Tornando alla palestra, la vera sfida non è tanto il numero di calorie bruciate o la velocità a cui corriamo, ma il modo in cui scegliamo di vivere quell'esperienza. Fare cardio non deve significare solo far passare il tempo. Può diventare un atto di consapevolezza, una scelta di fermarsi per dedicarsi a se stessi in un mondo che, troppo spesso, ci costringe a correre senza uno scopo preciso. E proprio come protagonista del manga, possiamo imparare a camminare con consapevolezza, a respirare profondamente, a essere presenti in ogni passo, a non permettere che la fatica ci distolga da ciò che conta davvero. E alla fine, ciò che ci resta è la sensazione di aver vissuto il momento, di essere riusciti a resistere agli stimoli esterni e aver conosciuto un pezzettino in più di se stessi. La palestra, come la camminata, diventa quindi una metafora del nostro posto, in un mondo che sembra sempre più distratto, superficiale, che non si ferma mai. Tuttavia, noi possiamo scegliere di fermarci, di camminare, di allenarci per noi stessi, per il nostro benessere. E possiamo trovare il valore in ogni piccolo passo, in ogni respiro che ci fa sentire vivi.